Ciao a tutti amici lettori, bentornati. Oggi abbiamo ancora un tag che ho trovato sul canale del Mondo di Marti, che saluto, vi lascio il suo video qui sotto come sempre, e le tracce. Tra l'altro su parecchi di questi titoli c'è già un video specifico sul canale, vi invito a cercarlo se volete approfondire. E taggo un po' di canali, anche se ho dimenticato qualcuno, sentitevi liberi di partecipare o no, come credete. Numero 1, il primo libro della tua collezione e l'ultimo acquisto. Il primo credo che sia questo, Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, che è credo il primo libro che mi hanno regalato quando avevo 5 o 6 anni, ce l'ho ancora in casa, è un libro per bambini naturalmente, infatti come vedete è un po' vecchio. L'ultimo dovrebbe essere questo, il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, da cui è stato tratto il famoso film con Brad Pitt. In realtà il libro è molto più breve, non c'è tutta la storia d'amore, parla di questo signore che nasce anziano e ringiovanisce, ha qualche problema con la famiglia, con gli amici, però ha una vita tutto sommato normale. È una specie di fiaba per ragazzi, molto bello se volete leggerlo, comunque è proprio un libricino. Numero 2, un libro economico e uno molto caro. Io libri cari per me di solito non li compro, prendo sempre la versione economica perché tanto se lo devo leggere non mi interessa la copertina. Questo me l'hanno regalato, è un libro abbastanza caro, almeno per i miei parametri, costa 17,60 euro, come vedete è rilegato e tutto. E deve essere una storia d'amore, non ve ne parlo perché non l'ho ancora letto. Per i miei parametri è un libro caro. Invece un libro economico mi è venuto in mente questo, che è un libro della serie dell'87° distretto, un noir, un hard boiled. Come vedete è un libro tascabile, un giallo Mondadori, di sicuro non è un libro carissimo. Da questo libro ne avevo già parlato, è stata tratta anche una puntata del Tenente Colombo che è Indagine in Castro, e come da diversi libri dell'87°, è una serie lunghissima che durava più di 40 anni. C'è un video dedicato qui sul canale, comunque se volete cercarlo. Poi, numero 3, un libro con protagonista maschile e uno con protagonista femminile. Protagonista femminile mi è venuto in mente questo, Carol, una storia d'amore di una signora, Teresa, un'apprendista scenografa, che si fa assumere durante il periodo natalizio in un grande magazzino, incontra Carol, che è una cliente, si innamorano, Carol è sposata, mi pare, si innamorano, hanno una bellissima storia. Un libro insolito per la Highsmith, che di solito non scrive storie d'amore, di solito scrive thriller, noir, è l'autrice del Il talento di Mr. Ripley e di altri molti gialli, ne ho già parlato ampiamente qui sul canale. Questo stranamente era una storia d'amore. Invece, con protagonista maschile, io ho pensato a questo di James Ellroy, I miei lunghi oscuri, che è la sua autobiografia, infatti il protagonista è lui. E racconta la sua vita dalla sua infanzia, che è stata traumatizzata dal fatto che quando aveva 10 anni sua madre è stata uccisa in un vicolo. E poi lui ha un'adolescenza abbastanza tormentata perché non viene seguito dal padre che era alcolizzato, lui diventa drogato, ladro, un mezzo delinquente, insomma, finisce anche in carcere, poi riesce a uscire appunto dai suoi luoghi oscuri, come li chiama lui, e diventa giornalista, autore di Nera, appassionato di cronaca nera anche dopo quello che è successo a sua madre, perché poi il delitto della madre non viene mai risolto. Lui indaga per cercare di scoprire chi è stato e questo lo fa appassionare alla cronaca nera e poi diventa anche autore, scrittore, eccetera. È un libro molto bello, racconta la sua vita. Poi vediamo. Numero 4, un libro letto velocemente e un mattone. Allora, ho scelto due libri dello stesso autore. Questo è Mondo senza fine di Ken Follett, come vedete sicuramente è un bel mattone che è il seguito dei Pilastri della Terra, lo conoscerete sicuramente, ne è stata tratta anche una miniserie TV. L'altro libro è La caduta dei giganti, questo sempre di Ken Follett. Io ho questa versione, flipback, dove è stato ridotto, scritto, però hanno tolto anche delle parti del romanzo, è stato abbreviato, scritto molto piccolo e come vedete è un libro veloce da leggere, diciamo, anche se in realtà sarebbe un mattone anche questo libro.
La caduta dei giganti invece è ambientata tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. I giganti sarebbero i grandi paesi, l'impero russo, l'impero austro-ungarico, l'impero inglese, eccetera, che in quel periodo lì sono caduti. Anche questa è una storia che racconta sia la vita privata dei protagonisti, sia la politica del momento. Non è un romanzo medievale come gli altri, è ambientato più recentemente, però diciamo che il genere è lo stesso. Il genere è romanzo storico. Poi, numero 5, una cover bella e una cover brutta. Un libro bello, sia il libro che la cover, che è questo, la Divina Commedia di Dante Alighieri. Guardate che bello che è, rilegato e tutto, tradotto, molto molto bello come libro, anche per il valore che ha. E tra l'altro non costava neanche tanto, costava 5,12 euro, per cui figurate, con tutto, per il libro che è, costava veramente pochissimo. E un libro brutto, anche se il libro è molto bello, ma la copertina non mi piace, è questo che è Cuore di cane di Bulgakov, che è un libro di fantascienza, fantasia. Praticamente Bulgakov si immagina un scienziato pazzo che fa gli esperimenti sugli animali e trasferisce il cuore di un cane in un essere umano. Il libro è raccontato in prima persona dal cane che si trova in questa situazione un po' assurda a vivere come un uomo e racconta le sue sensazioni, le sue emozioni. Qui scusate, ma sono veramente tanti questi libri. Poi abbiamo numero 6, un libro italiano e uno straniero. Italiano, ho pensato di consigliarvi questo, di Vasco Pratolini, uno dei più belli di sempre, ne ho già parlato, bellissimo romanzo, Cronache di poveri amanti. Parla della via del Corso, che era la via Firenze dove è cresciuto Pratolini, in parte autobiografico come romanzo, negli anni 20 del XX secolo, quando c'è stato l'avvento del fascismo, parla un po' di politica, ma soprattutto della vita della gente povera che viveva in quel vicolo. È molto molto bello come è scritto. Racconta la vita della gente, diciamo. E un libro straniero, mi è venuto in mente anche qui un libro molto bello che è questo, In mezzo scorre il fiume, di Norman MacLean, da cui è stato tratto il famoso film di Robert Redford con Brad Pitt, premio Oscar per la fotografia, molto molto bello, ambientato nelle montagne del Montana, racconta di questa famigliola di due fratelli, il padre predicatore, i fratelli molto diversi tra loro, Norman, che è quello che scrive il libro, il maggiore, un ragazzo posato, serio, che poi si sposa, e Poli, che è interpretato da Brad Pitt, è un ragazzo più scapestrato, un po' più disgraziato, diciamo. Bellissimo come è scritto il romanzo, altrettanto bello anche il film, comunque anche la storia è molto molto bella. Numero 7, un libro spesso e uno sottile. Allora, qui ho tirato fuori ancora di Bulgakov, Appunti di un giovane medico. Questo libro, non so se lo sapete, ma Bulgakov, prima di diventare scrittore, era un medico prima di tutto e racconta le sue avventure perché all'epoca, alla fine dell'Ottocento, i giovani medici in Russia venivano spediti negli avamposti in Siberia a curare dei casi estremi come le amputazioni di un arto, la difterite, parti difficili, senza esperienza, senza nessuno che li assistesse, senza niente, e racconta le sue avventure, scritte in maniera ironica e divertente come sempre da questo grandissimo autore. Racconta le sue avventure come giovane medico, diciamo. È davvero un bellissimo libro se lo volete leggere. Poi abbiamo invece questo, che è un librone, libro spesso appunto, è 8 milioni di dei di David Gill, che è un romanzo storico medievale, però ambientato in Cina, tipo Il nome della rosa, però in Cina. Mi hanno regalato e io non l'ho ancora letto, devo dire la verità, è uno di quelli che sono in lizza da leggere. Un romanzo storico feudale, diciamo, un thriller, giallo storico. Ecco. Uscito di recente, credo non è molto vecchio, me l'hanno regalato da poco. Appena lo leggerò ci farò anche un video dedicato. Poi, numero 8, un libro romantico e un libro pieno d'azione. Qui come libro romantico mi è venuto in mente ancora Il diario di Eva di Mark Twain.
dove Mark Twain si immagina questa giovane Eva, guardate che belle illustrazioni che ci sono, non so se si vede, nel paradiso terrestre che incontra Adamo e racconta le sue sensazioni, i suoi pensieri, è un diario. È un libricino veramente piccolo che si legge in un pomeriggio, molto molto carino, se vi capita di prenderlo. E invece un libro pieno d'azione, ho pensato questo, Le strade dell'innocenza di James Ellroy, che racconta la genesi di un serial killer che da giovane subisce una violenza a questo ragazzo da due bulletti della scuola per vendetta perché lui li voleva denunciare e rimane traumatizzato e da adulto diventa un serial killer, non riesce ad avere un rapporto normale con le donne, diciamo. Poi c'è il poliziotto che cerca di catturarlo, lui che cerca di scappare, eccetera. Un libro noir, se vi interessa il genere, è scritto veramente benissimo, molto bello, ve lo consiglio. Anche qui c'era già un video, ne avevo già parlato. Numero 9, un libro che ti ha reso triste e uno che ti ha reso felice. Che mi ha reso felice è questo, La casa dipinta di Grisham. Non è il solito legal thriller di Grisham, qui parla di una famiglia americana degli anni 50 del secolo scorso, vista dal punto di vista di un ragazzino di 7 anni. È una storia familiare molto carino, scritto veramente benissimo, diverso dal solito genere di Grisham. E un libro che ti ha reso triste, mi è venuto in mente questo, che è Un uomo da marciapiede, da cui è stato tratto un bellissimo film con ehm, John Voight e Dustin Hoffman. Praticamente questo ragazzone del Texas, un bel ragazzo, va a New York e spera di farsi mantenere dalle donne, di fare la bella vita e si renderà conto che in realtà che è molto più dura di quello che pensava lui, ecco, che la vita non è facile come si poteva pensare venendo da un paesino del Texas, è un po' ingenuo come ragazzo. Ecco, se mi viene in mente un aggettivo per questo libro direi triste, è un libro di una tristezza infinita. Bene amici, anche oggi ci siamo divertiti con un altro tag, sentite liberi di fare anche voi video se volete. Grazie per la visione, al prossimo video, a presto, ciao.